Siamo arrivati a Portobotte, che è un piccolo, neanche paese, come lo vogliamo chiamare? Lembo di sabbia. Lembo di sabbia, dove alle spalle ci sono come al solito le saline e di fronte abbiamo il mare. Non solo il mare, ma abbiamo anche l'isola di Sant'Antioco. Esatto. Siamo nella parte più stretta, più a nord del golfo di Balbas. Il posto è molto bello, fa molto caldo, si sta bene. Oggi è proprio una bella giornata. Gradevolissimo. Ora invece ci spostiamo all'isola là di fronte, quella di Sant'Antioco. È la spiaggia di Cocquatas. Spesso in estate veniamo anche in barca, ormeggiamo. Betty verso Torre Cannai. Andiamo! E sullo sfondo l'isola del Toro e della Vacca. Sempre sulla punta della Torre Cannai c'è un po' di vento, un agave che ormai ha buttato fuori le proprie foglie e un nidone non so di che di un brontosauro, di qualcosa del genere. È piovuto tutta la notte, stamattina è grigio, non è tanto freddo, principalmente è grigio, la tonnara di Sant'Antioco. In questa spiaggia ci abbiamo anche ancorato quest'estate, se non sbaglio, e c'era anche Andrea Mura, se non sbaglio. Sì. Là in fondo c'è Carloforte, che conosciamo benissimo. Spiaggia della Grande Tonnara. E questa è la Grande Tonnara, si presume. L'acqua comunque non è male, anche se con la giornata grigia si può vedere che l'acqua è trasparente. Betty sta avanzando verso la Tonnara. I tonni tuttora, giusto? Si dicono anche a Carloforte, i tonni vengono pescati, Sì. e poi c'è una cucina molto particolare a base di tonno che potrà gustare chi quest'estate verrà con noi a veleggiare in queste zone. Adesso le stiamo facendo via terra, la prossima estate le faremo via mare. Le donne che guardano dall'alto. Io proseguo su questo muro della Tonnara. Ecco, questa è la vista della vecchia Tonnara. Purtroppo è tutto abbandonato. La stessa cosa succede all'isola che abbiamo qua di fronte, che è l'isola di San Pietro, dove c'è una bellissima tonnara, ma crolla completamente a pezzi. Ogni volta che ci torniamo sempre peggio. Eccolo Mauretto che visiona il mare. Andiamo a farci due passi lungo questo lato nord-ovest dell'isola di Sant'Antioco. Era un vecchio faro che ora è stato spostato su quello scoglio, visto che spesso dal mare, quando ci si arriva via mare, non è ben visibile quello scoglio, e è chiamato scoglio di Mangiabarche, perché purtroppo molte barche ci hanno lasciato le
piume, come si dice. Ecco, siamo arrivati alle falesie del naufrago. Naufrago di Mangiabarca. Sono quelle là in fondo. Qui c'è questa conformazione rocciosa, cosa sarà, Mauro? Non è basaltica, ma È comunque è vulcanica. comunque vulcanica. Che la cosa strana è che principalmente è sulla zona costiera, invece all'interno la roccia è molto molto più chiara. Bella però questa passeggiata in mezzo alla vegetazione della macchia mediterranea. È uscito un po' di sole. Me ne sono accorta che è uscito un po' di sole finalmente e il colore dell'acqua ora rende giustizia. Di fronte all'isola di San Pietro con un'acqua smeraldina. Lo so che io dico spesso smeraldina, ma quando vivevo in Sardegna mi hanno abituato alla Costa Smeralda. Lavoravo lì negli fine anni 90 e mi hanno abituato a dire smeraldina per l'acqua. Qui c'è anche una sorgente, si chiama Smeraldina. Siamo a Brancuteula, Che sarebbe? che sarebbe una striscia di terra di fronte all'isola di Sant'Antioco, che è là in fondo. Betty che scruta l'orizzonte, e siamo comunque davanti alla zona di Porto Flavia, che più o meno dovrebbe essere in questa posizione. Controsole sulla strada si vede la parte nord dell'isola di San Pietro. Mattina presto, siamo a Iglesias, siamo posteggiati là, siamo qui al centro semplicemente perché ieri sera siamo stati con amici qua ad Iglesias, quindi ci faceva piacere restare in città. Torniamo in camper perché aspettiamo Gio e Anna e andiamo a raggiungere Francesca e Simone, gli altri due ragazzi, con il van che ci aspettano. Porto Flavia non è una miniera, Ah, era solo il luogo dove veniva caricato. Abbiamo studiato questo posto che poi vedrete che caratteristiche peculiari Che ha. bella. Noi l'abbiamo già fatto dal mare. Sì, dal mare è molto bello perché vedi questo ingresso di Porto Flavia con la scritta intagliata nella roccia, è molto molto bello. Sarà quanti metri d'altezza dal mare? È una cinquantina. Più o meno, sì. Siamo in partenza per Porto Flavia. Ebbene sì, pan di zucchero sullo sfondo. Ci abbiamo anche ancorato lì davanti. Esatto, più di una volta. C'è la possibilità di ancorare? Sì, devi di giorno, Eccolo qua il pan di zucchero. Sullo sfondo l'isola di San Pietro. Ci stiamo avvicinando all'ingresso di Porto Flavia.
Ecco l'esempio, a parte lo Ziolello che è il punto di ristoro, di come Porto Flavia veniva utilizzato. Questo è praticamente l'ingresso del porto, da dove il minerale veniva calato direttamente sulle navi. E questo è il pan di zucchero, che è l'isolotto che è lì davanti. Ecco la Bettina. Con l'alghina, quindi devo stringere qua. Spettacolare. Galleria di carico, giusto? La Betty dice la galleria di carico. Adesso Ora scendiamo. scendiamo Andiamo. per arrivare lì sotto. Ci sono altre scale. Vista mare. Scendi, scendi. Un'oretta. Vai, vai, vai. Ciu, ciu, ciu. No. In questo momento appunto ci troviamo all'interno della galleria di base, che io ho definito anche il cuore pulsante di Porto Flavia, perché qua erano presenti la maggior parte dei macchinari che avevano appunto il compito di trasportare tutto il minerale proveniente appunto del silo. Vedrai bene come miniature, Mauro. Tutto con quel caschetto e la cuffietta. Ce l'ho la faccia da Ti sta- minatore? ti Può stai- ridere il sta caschetto. da Ce l'ho la Dio. faccia da minatore? Parecchio, la tua proprio. Questi qui sono gli scarichi che scaricavano sui nastri trasportatori. I nastri trasportatori poi su questo ponte lo scaricavano sulle navi. Si rientra Come on. in galleria. Ecco qua. Il fiatone, Mauro. Non ci sei più abituato a fare le scale. Posso dire la mia? Che lavoro di merda che facevano, La galleria. La minatrice Bette. Porto Flavia. I goncini utilizzati per il trasporto del minerale con la piccola motrice. Impressione del sito, impressione, sentiamo. Ottima impressione, molto bello, interessante. sentiamo. Interessante, sì, e vista splendida. Gio? Guarda, a me mi ha colpito la fatica che hanno fatto scavare quella roba qua. Lui è la nuova guida, la futura guida del sito. Si sta preparando per diventare la futura Comunque guida la di guida è Certo. veramente Ha seguito il brava, mestiere. ha spiegato veramente bene, siamo stati fortunati. Allora faccio una proposta per tutti. Se volete facciamo 2 spaghi qua sotto, visto che è quasi mezzogiorno. Vi va Facciamo bene? giù da noi, Giù da andiamo noi. giù. Ok? Buccerro. Andiamo a questo paesotto. Dicono anche che sia carino. Allora, a Bugerro non ci fermiamo. Vietato ai camper e
strada abbastanza stretta e poi è chiuso in una valletta, non ci riusciamo a passare e proseguiamo lungo la Costa Verde, questi spiaggioni in mezzo alla macchia mediterranea. Fai anche tu il fenicottero con la testa alta che corteggia? Che cretino. Ma davanti ci sono tutti i fenicotteri col collo alto che fanno dove 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 dove. Mi sa che fai anche tu lo stesso. È cosa? Sì, eh. Betty e il coniglietto. È fuggito. È scappato coniglietto, volevo accarezzarlo, ma è selvatico, è scappato. Opla. Scesa. Borbottone, il Mauretto che borbotta Ma perché? sempre. Fa caldo, io qua. Fa caldo. Fa caldo, Antò, fa caldo. È il porto dove